Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare con voi un unboxing, anche se in realtà è già stato aperto perché ero troppo curioso di vedere il prodotto. Mi hanno dato questo prodotto da provare, quindi ho deciso di fare un video per condividere con voi. Per quanto riguarda l'utilizzo invernale del camper, la stufa è potente e si sta al caldo anche con meno venti. Per quanto riguarda invece l'utilizzo estivo, il condizionatore del veicolo funziona solamente a motore spento. Molte persone mettono un condizionatore sul tetto, io non ho la possibilità perché ho il tetto a soffietto e in ogni caso non avrei la potenza adeguata di pannelli solari per poter gestire un consumo così importante. Per questo motivo tutte le persone che utilizzano un condizionatore sono obbligate ad andare in area sosta o in campeggio. Siccome io sono un amante della sosta libera, non posso usare questo tipo di accessorio e quindi all'interno del camper spesso e volentieri in estate fa piuttosto caldo. È anche vero che molte volte aprendo tutti i vari oblò, finestre, si può comunque avere una buona ventilazione, però quando il camper sta tutto il giorno al caldo può essere una cosa abbastanza fastidiosa. Per questo motivo questa ditta italiana Adam Fresh mi ha dato questo prodotto da provare. È un raffrescatore evaporativo che dovrebbe migliorare di molto il comfort estivo all'interno del camper quando fa molto caldo. Come dicevo prima, l'ho già aperta perché quando è arrivata sono rimasto colpito dalle dimensioni abbastanza notevoli. In realtà la scatola è ben più grande del raffrescatore in sé, quindi ho voluto aprirla per controllare le dimensioni reali, visto che a me serve un prodotto che migliori il benessere mio e di Cherie all'interno del van, ma allo stesso tempo deve essere il più compatto possibile, perché vivendo su un 540 più riesco a mantenere le dimensioni degli accessori e meglio è. Quindi andiamo ad aprire la scatola. Mi sento sempre un bambino felice. Questo è un filtro, non ho idea di come si monti, però dopo lo vedremo. Istruzioni d'uso, bene. Altre istruzioni, credo. Bene, ti spiegano come inserire il filtro. Adesso teniamo tutto qua da parte e poi vediamo. Manuale di istruzioni, finalmente un manuale come si deve, quindi molto bene, con immagini e tutto. E via. Cos'è sta roba? Non so cosa sia. Allora, se vi aspettate il video di un grande esperto di raffrescatori o condizionatori, sappiate che state sbagliando persona, perché io non ne ho mai utilizzato uno. Seppur io vivo in camper da ormai più di 2 anni, non ho mai usato un prodotto simile, quindi per me è una novità. Pacchi vari, tubi vari, un altro filtro, poi cos'è questo? Un altro filtro, non so bene come, quale, però è un altro filtro in base a... si usano altri filtri. Bocchette. Mi sono dimenticato di dirvi che è un accessorio che va a 12 volt, per me è fondamentale. I consumi in teoria sono ridotti, quindi mi permettono di utilizzarlo in libera. Io ho un impianto fotovoltaico da 420 watt, quindi quando fa caldo si presume che ci sia il sole, quindi dovrebbe consumare dai 2 ai 6 ampere circa, ed è un consumo che posso benissimo reggere grazie ai miei pannelli solari. Qui cavo per la connessione a 12 volt, un po' corto sinceramente, è elastico però ma è piuttosto corto. Io ho la presa a 12 volt sopra la dinette e se voglio metterlo sul tavolo ci arrivo, se voglio metterlo più in basso no, però vediamo, perché per me è fondamentale che anche Cherie possa star bene quando fa caldo. Qui non so cosa ci sia, non ho idea a cosa serva questo cavo qua, non ne ho la minima idea. Ok,
va collegato qua, e questo è il trasformatore per poterlo utilizzare collegato alla 220. Quindi se siamo collegati, se siamo in campeggio, si può utilizzare in questo modo qua. Non so se collegato alla 220 possa dare maggiore potenza o... non lo so. Non vado in campeggio, quindi per me non è di grande importanza. Un altro filtro, ci sono tipo 4 filtri, una roba del genere. E finalmente ecco qua il raffrescatore evaporativo. Mi sento un bambino quando apro un regalo a Natale. Allora, ha pure una presa USB. Come mai? Chissà cosa si può fare. A quanto pare ci sono potenzialità in questo accessorio, però ora come ora non saprei veramente da dove iniziare. Credo che dovrei leggere un attimino le istruzioni. Devo dire che le dimensioni rispetto alla scatola originali sono piuttosto compatte. Sicuramente bisogna trovare una collocazione per questo accessorio, però se fa il suo lavoro credo possa valer la pena rinunciare a una parte di spazio, per esempio sotto al tavolino con qualche gancio, e insomma credo che sia fattibile la cosa. Qui all'interno si posiziona l'acqua usata dal sistema per raffrescare l'aria. Si può utilizzare anche in movimento, però ovviamente in movimento il livello dell'acqua deve essere più basso, altrimenti per le sollecitazioni potrebbero esserci un po' di problemi. La prima cosa che noto è che mi viene un po' di preoccupazione a pensare che l'acqua muovendosi possa entrare all'interno di queste ventole e rovinare il sistema. Forse qui avrebbero potuto chiudere tutto per evitare che l'acqua possa schizzar fuori quando ci sono buche o pezzi di strada un po' extreme. Allora, istruzioni di montaggio. Così. Siete di qua voi? Allora, qui si va a posizionare. Prima ho detto una cavolata perché nel punto vuoto si va ad inserire il filtro, quindi non dovrebbe esserci problemi dell'acqua che fuoriesce. Bene, il filtro è stato posizionato. Possiamo inserire l'acqua all'interno. Ovviamente ho già fatto delirio, ma vabbè. Il filtro è stato inserito, l'acqua è stata messa e ora non resta che collegarlo e vedere come funziona. Veniamo a un argomento molto importante. La capacità del serbatoio è di 2,7 litri. L'autonomia del serbatoio con 2,7 litri è di 8 ore. Significa che dopo 8 ore noi dovremmo caricare di nuovo l'acqua. Il peso è di 5,6 kg e ci sono diverse velocità delle ventole, che possono andare da 1 a 10, e l'assorbimento va da 0,3 a 6,3 A, che sono dei consumi di tutto rispetto. Se si hanno sul tetto abbastanza pannelli fotovoltaici si può gestire tranquillamente la cosa. La cosa più importante da ribadire è che questo non è un condizionatore, il che significa che non possiamo tenere il camper completamente chiuso, entrare all'interno e sperare che ci siano diversi gradi in meno rispetto all'esterno. Adam Fresh non raffresca l'ambiente, ma asporta il calore in eccesso del corpo delle persone mediante un flusso d'aria ventilata fresca. Il flusso d'aria deve essere sempre diretto sulla persona per ottenere un beneficio. Questo è una cosa importante perché non si può paragonare a un condizionatore, che ha anche dei consumi di energia ben differenti. Non resta che provarlo. Io prendo il cavo a 12 volt e via. Io ora vado a collegare la presa a 12 volt. Lo accendo e apro le bocchette, 2 grandi frontali e 2 più piccole laterali.
Allora, il condizionatore è partito, in questo momento sta consumando 1,9 ampere. Ci sono due ventole che sono impostate a 6 e 7. Se vado ad aumentare la potenza, aumenta il suono e aumenta ovviamente anche il consumo. In questo momento il consumo è di 48 watt, quindi 5,2 ampere, ed è al massimo. Ora fuori non fa così caldo, però comunque si sente che l'aria è fresca. Per quanto mi riguarda, a questa potenza fa un rumore molto fastidioso, lo ammetto, quindi non credo che lo utilizzerei mai a questa potenza qua. Sicuramente questa non è la situazione migliore in cui provarlo, perché fuori non fa molto caldo e in questo momento sono un po' colpito dal rumore. Speravo che facesse un pochino meno rumore. Bisogna però poi vedere, quando fa veramente caldo, se i benefici che dà questo raffrescatore possano superare questi piccoli disagi a livello di suono, diciamo così. Spero di poterlo provare nel caldo atroce che io tanto odio il prima possibile, e vi farò sapere come va. Vi dirò il mio punto di vista e vi farò sapere. Ciao ciao!